En bjørn er et dyr. Vi har en and. Vi har en and. Isen er kald. Isen er kald. Allora, a Testa di Gletio cominciamo un po' a raccontare questa missione. Studentessa di biologia all'Università di Neuchâtel, ora si parte, per cosa? Cosa andrai a fare? Andiamo a fare una spedizione nell'Artico siamo 5 giovani studenti e andremo assieme agli organizzatori, che sono una famiglia di Zurigo, nell'Artico a vedere i cambiamenti climatici con i nostri occhi, perché il nostro obiettivo è veramente quello di diffondere l'informazione e provare a far agire le persone riguardo ai cambiamenti climatici. Quindi hanno scelto te anche proprio, forse anche per la lingua, per il fatto che puoi diffondere in Ticino, comunque nella Svizzera italiana. Sì, hanno scelto me per il Ticino e la Svizzera italiana, hanno scelto un ragazzo che si chiama Antoine per la Svizzera romanda e poi ci sono altre 3 ragazze per quanto riguarda la Svizzera tedesca. Credo che mi mancherà il buio. Sarà emozionante vivere il giorno polare senza notte. Sempre sole. Credo che sarà una bella sfida. È una spedizione nell'Artide che si prospetta irta di pericoli. Penso agli orsi bianchi, alle temperature rigide. Probabilmente la difficoltà maggiore per noi sarà quella di convivere con persone sconosciute. 12 persone che vivono in uno spazio ristretto. Sarà una bella sfida. Ognuno ha la sua mentalità. I rapporti non saranno sempre idilliaci. È proprio il fatto di essere più individui con conoscenze diverse che ci consentirà di raggiungere l'intera popolazione svizzera. Almeno è quello che speriamo. Sin da bambino sognavo di attraversare le terre islandesi. Ci sono riuscito. Ho attraversato l'Islanda a piedi, da solo. Per 16 giorni, con un piccolo zaino sulle spalle, ho attraversato le terre d'Islanda. All'età di 19 anni mi sono recata più volte in Groenlandia, dove ho vissuto presso una famiglia Inuit. Viaggiando da sola mi sentivo ancora più sola e isolata. E poi la famiglia che mi ospitava non parlava inglese. Comunicare con le mani e con i piedi non è sempre facile. A dire il vero, finora non ho accumulato una grande esperienza di navigazione. Una volta sono stata alle isole Galapagos, dove ho trascorso parecchie notti su una nave. Ho patito il mal di mare, per questo sono ansiosa di vedere come sarà questo viaggio in nave nell'Artico. La nostra missione è quella di creare un ponte ideale. È un messaggio di speranza. Tra pochi anni quel mondo non sarà più lo stesso. E ritengo sia molto positivo avere l'opportunità di immortalare i paesaggi con immagini, foto e video per poterli trasmettere alle future generazioni. Il mio timore più grande è che il messaggio sia mal interpretato, diffuso o divulgato in modo scorretto. Questa famiglia non è una famiglia di scienziati. Cosa fanno nella vita? Perché hanno deciso di promuovere questo progetto? Ma allora, Charles, che è il padre di famiglia, era cameraman alla SRF, perciò non c'entra con la scienza, e Doris, che è la moglie, nemmeno, non so bene cosa faccia nella vita. Cioè, quindi sostengono solo questo progetto un po' come dei mecenati, no? Che vi mandano a studiare. Esattamente. Hanno deciso di fare questo progetto poiché volevano che i loro figli vivessero in un ambiente più sano e meno influenzato dai cambiamenti climatici, perché comunque è una questione che col tempo diventerà più importante e diventerà veramente un problema maggiore. Sono già passati 42 anni dalla prima volta che sono stato nell'Artico. Dal 1975 tutti gli anni faccio delle spedizioni per effettuare rilevamenti e misurazioni. Per oltre 30 anni mi sono recato regolarmente sulla calotta glaciale groenlandese per gestire una rete di stazioni climatiche.
Ognuno è in grado di svolgere questo lavoro. Non servono immagini di alta qualità per raccontare una buona storia. Quello che conta è come la raccontate. Mi ha contattato Charles Michel, l'ideatore del progetto, che ha venduto la sua casa per acquistare la nave San Gottardo. Mi ha chiesto di aiutarlo a compiere questa spedizione. Ho accettato l'incarico di responsabile delle attività scientifiche. Qual è la situazione attuale? C'è il riscaldamento globale. Quali sono le conseguenze? Osservando le regioni polari, il campo in cui mi sono specializzato, vediamo la fusione delle masse di ghiaccio e quindi l'aumento del livello del mare. Quale sarà la situazione futura? Saranno toccate tutte le città globali, le megacittà, soprattutto quelle dell'estremo oriente. Diverse centinaia di milioni di abitanti dovranno migrare verso ovest. E saremo noi la meta di questi cosiddetti migranti del clima. Il problema dell'aumento del livello globale del mare non toccherà la Svizzera. Tuttavia, negli ambienti di alta montagna il riscaldamento sarà moltiplicato per 2 o 3 volte. Le regioni montane non sono protette dallo scioglimento dei massicci di ghiaccio, dalla caduta delle rocce, dalla progressiva scomparsa del limite boschivo, a causa dell'eccessiva secchezza del clima. Dobbiamo occuparcene ora perché dopo sarà molto difficile invertire la rotta. YouTube conta 4 miliardi di accessi al giorno. Con un solo video puoi raggiungere tutti gli esseri umani del pianeta senza pagare un centesimo. È uno strumento molto potente. Lo Swiss Arctic Project è un progetto di comunicazione. I media tradizionali, ad esempio la televisione svizzera e i quotidiani, non raggiungono più i giovani di oggi. I loro canali informativi sono Internet e i social media. L'idea dello Swiss Arctic Project è quella di confrontare i giovani in modo positivo con il tema del cambiamento climatico, aiutandoli a promuovere la ricerca di soluzioni o addirittura a trovare delle soluzioni. Non credo che oggi come oggi il popolo svizzero sia disposto a cambiare qualcosa per il futuro. Secondo la mentalità imperante, spetta agli altri o al governo fare qualcosa. C'è bisogno di qualcuno che compia il primo passo. E questo qualcuno non è certo un cittadino qualunque. È sintomatico. È necessario formare dei gruppi che collaborino tra loro o dei piccoli governi che insieme compiano i primi passi. Small governments that take a first step. Bisschen weiter zurück mit dem Kopf noch, ein bisschen weiter zurück. Genau. Und nicht druckartig, langsam Druck aufbauen, Oh mein Gott! Kommt halt durch, nicht Druck auf. Druck auf. Ja. Handel weg. Also, das kommt das Teil, ne? Es kommt langsam, ja? Also ändern, wie es geht. Grazie allo Swiss Arctic Project, alcuni giovani studenti svizzeri di età compresa tra 16 e 22 anni si recheranno nell'Artico per poter comunicare ai loro coetanei le esperienze fatte. Alles klar? Gut, dann Gehörschutz auf. Siamo nell'era dei social media. Dobbiamo sfruttare questo mezzo di comunicazione per mostrare ciò che vedremo nell'Artico. È la prima volta che una giovane generazione parla di cambiamenti climatici ai suoi coetanei usando un linguaggio proprio.
All'inizio del progetto, ovviamente, abbiamo valutato come trovare i finanziamenti. Grazie al mio lavoro conoscevo molte persone attive in grandi aziende e le ho contattate. Probabilmente la maggior parte di loro ha pensato che fossi pazzo. Secondo loro un progetto del genere è irrealizzabile. Sapevamo che non avremmo voluto invecchiare in questa casa, perciò l'abbiamo venduta. Per quasi un anno abbiamo girato l'Europa in lungo e in largo, dalla Turchia fino all'estremo nord. Abbiamo visitato tanti cantieri navali. Alcune imbarcazioni erano troppo care, per altre invece non avevamo abbastanza esperienza di navigazione. Un ex capitano aveva costruito questa imbarcazione per sé e ora l'ha adattata alle nostre esigenze. Così è nata la San Gottardo. Speriamo che non vi troviate mai in una situazione del genere, ma se vi si para davanti un orso dovete reagire. Se possibile, allontanatevi con cautela. Voi, non l'orso, poiché questo è il territorio dell'orso, non dell'uomo. Se non fosse possibile, dovrete cercare di spaventare l'animale con questi proiettili. Fanno un gran frastuono. Alcuni orsi però non si lasciano intimorire. In questo caso siete sfortunati. Se l'orso non reagisce ed è a meno di 30 metri da voi, non avete altra scelta. Se sparate, è per uccidere l'orso. Speriamo di non dover mai arrivare a questo punto. Significherebbe che abbiamo commesso molti errori. La regione artica non è la patria dell'uomo, è la terra degli orsi e di altri animali. Siamo ospiti in questa terra. È difficile vedere il pericolo incombente, perché il paesaggio è talmente bello che non vediamo i pericoli. Le cose cambiano molto molto velocemente. È pericoloso, non dimenticatelo mai. Mi sento molto responsabile per il team.
La sicurezza è la cosa più importante. Non voglio correre dei rischi. Sarebbe un insuccesso personale se dovesse succedere qualcosa. Io stesso sono padre di 4 figli. La cosa peggiore sarebbe dover comunicare ai genitori che il loro figlio è ferito o addirittura è morto perché abbiamo commesso un errore. Niemals möchte ich das tun. Achtung, weg! Hör mich zurück! Spesso si vedono delle balene in questa zona. Spero di vederne. Ci siamo spostati di mezzo grado? No, di più. Tieni d'occhio questo e correggi per tornare in rotta. Non so pilotare una nave, eppure lo sto facendo. Sì, è quello che stai facendo. Da non credere. Das glaubst doch nicht. Hey. Weil da hat's meistens Rentier, aber das sind Steine. Charles, c'è qualcosa laggiù dove c'è quell'uccello? È una balena! Hai avvistato una balena! No, è solo un pezzo di legno. Lo immaginavo, sono molto più grosse. Ja, jetzt. La vita sulla nave è abbastanza statica, nel senso che quando stai viaggiando non è che hai tanti posti dove andare, o stai in sala o stai nel tuo letto. E perciò si è molto a contatto con le altre persone e siamo 12, cioè tantissimi. C'è Daniel che è un giornalista per un giornale svizzero e una squadra di giornalisti televisivi. Ognuno di noi 5 partecipanti ha sempre un lavoro giornaliero su un piano che è stato fatto da Sabine. Trovo che i 5 partecipanti siano quasi un regalo, con questi caratteri tutti diversi ma molto, molto graziosi e molto attivi. Cioè per me è un'esperienza molto, molto, molto positiva. Questa informazione risale al 1978, quindi sappiamo con certezza che 40 anni fa il fronte del ghiacciaio era qui. È impressionante. Ora puoi entrare nel ghiacciaio con la nave. In pochi anni il ghiacciaio si è ritirato di 1,5 chilometri. For 1.5 kilometers in a couple of years.
A quel tempo il ghiacciaio ricopriva tutta l'isola. Arrivava fino alla fine dell'isola. Ora si sono formate due enormi insenature qua dietro, sulla parte destra e sulla parte sinistra dell'isola. Quando è stato dipinto il quadro, il ghiacciaio ricopriva praticamente tutta l'isola. Sulla cartina è segnalato addirittura solo il ghiaccio. Si nota il fronte del ghiacciaio che forma una linea unica. L'anno scorso sono rimasto scioccato guardando il quadro appeso al muro e osservando il ghiacciaio com'è oggi. Il quadro indica com'era il ghiacciaio 30 o 40 anni fa. È un dato di fatto. Non è solo una linea sulla cartina. È per quello che siamo andati a vederlo. È questa la cosa importante che mostreremo. Coordinate? 7038 1654. Nordenskjöldren. Pyramiden, giorno 5, sabato 22 luglio. Il mattino dopo abbiamo proseguito il nostro viaggio e ci siamo fermati di fronte a un ghiacciaio nei pressi dell'insediamento di Pyramiden. Rotta verso il ghiacciaio Nordenskjöldren. Il GPS ci indica la rotta. Il ghiacciaio ci apre le sue braccia, seppur amputate. Un eterno caleidoscopio di forme e di colori di ghiaccio. Il Nordenskjöldren si è ritirato di 1 chilometro tra il 1990 e il 2002 e sta continuando a ritirarsi. Mi trovo nella città russa abbandonata di Pyramiden, in cui fino al 1989 hanno vissuto circa 1000 abitanti. Ora sono qui praticamente da sola. In un edificio, il cosiddetto centro culturale, in cui la gente ballava e suonava, ho scoperto un quadro del 1978. Il quadro appeso alla parete mostra com'era a quel tempo il ghiacciaio Nordenskjöldren, che si trova di fronte a Pyramiden. Ne sono rimasta profondamente turbata. Anche sulle cartine, quello che oggi ci appare come un grande promontorio roccioso era coperto dai ghiacci. Lo scioglimento dei ghiacciai è una realtà ben nota da noi. I ghiacciai che si ritirano possono creare gravi danni nel nostro paese, come per esempio agli edifici, ma anche a intere vallate. Vedere questo enorme ghiacciaio, avvertire la dimensione delle onde e il potere dell'acqua, mi ha dato da riflettere e mi sono resa conto della nostra piccolezza. È ironico pensare che siamo in grado di cambiare l'acidità degli oceani, di riscaldare l'atmosfera, di far sciogliere i ghiacciai. Un gioco di potere tra l'uomo e la natura. Sì, da sempre i ghiacciai si ritirano e avanzano, ma mai così velocemente. I segni del riscaldamento climatico sono alla portata dei nostri occhi. Speriamo che non debbano mai bussare alla nostra porta. Guarda, ho 4 giga. Ho davvero 4 giga. Dobbiamo stare attenti agli orsi. Dobbiamo stabilire delle priorità, papi. Non possiamo occuparci di tutto. Tu a che punto sei? 0. Spostati laggiù. È l'unico punto di Pyramiden in cui c'è rete. Con questo vecchio telefono abbiamo il segnale per 1 metro quadrato intorno a noi. Stiamo caricando i testi e le foto per i post su Facebook. Siamo connessi. Forse puoi tenere la mano qua sopra. Per tutti i partecipanti. Sì. 32 minuti e 28. Basterebbero 2 minuti. Niente male, 75 kilobyte al secondo. Facciamo la danza di internet.
parlami un po' di Charles. Cioè, No, sul ma suo carattere o come? sì, sulla sua personalità, non so. Visto che qua presente non è che posso dire tanto, ci sarebbe pericolo di divorzio. No, scherzi. Charles è crazy, è una personalità, una persona che ha sempre voluto fare qualche cosa di speciale, non ha paura di affrontare nuovi compiti, ed è quello che mi anche affascina tanto, e io l'ho sempre anche appoggiato appena potevo in qualsiasi progetto. Ho lavorato tutta la vita per la televisione svizzera, come cameraman. Sì, come semplice cameraman. Ho visto molte cose brutte nella mia vita. È uno dei motivi per cui ho dovuto interrompere la mia professione. Sarsbukta, 78 gradi 42 primi nord, 11 gradi 29 primi est. Passo dopo passo ci avviciniamo a queste enormi creature sdraiate sulla spiaggia. State uniti, per favore, altrimenti non avrete l'opportunità di osservarli. Oggi una colonia di circa 100 trichechi vive su una banchisa poco lontano da Sarstangen. La lunghezza delle zanne indica che si tratta di un gruppo di animali molto giovani. Forse è per questo che sono un po' nervosi. Naturalmente in tutti questi anni ho fatto molti reportage all'estero, anche in aree in crisi, in zone di guerra. Ho sempre sperato di poter dar voce a questa gente, ma mi rendo conto che è una pretesa molto ambiziosa. Non credo di esserci sempre riuscito. È difficile, si può... Non riesco a dirlo in 2 o 3 frasi. Siamo di fronte a un gruppo di trichechi molto curiosi che sono venuti a vedere cosa facessimo, proprio come noi siamo venuti a vedere cosa facessero loro. Non è fantastico? Qui la natura è unica. I trichechi non sembrano turbati dalla nostra presenza, anche se i nostri antenati hanno massacrato intere colonie. Inconsapevoli inoltre di essere i perdenti del cambiamento climatico, a giusta ragione potrebbero attribuircene la colpa. Ci hanno studiato e noi abbiamo studiato loro. Divertente, bellissimo. I trichechi subiscono i cambiamenti climatici poiché la temperatura dell'aria e quelle dell'acqua del mare sono più alte, e perciò durante l'inverno la banchisa non può formarsi, e la banchisa è fondamentale per i trichechi come per gli orsi polari, per la caccia e anche per comunque la loro vita. Ho tirato le seguenti conclusioni. I nostri antenati possono essere perdonati per aver sterminato l'ultimo mammut, l'ultimo dodo, l'ultimo lamantino, l'ultima foca monaca, per pura ignoranza, per nulla consci delle conseguenze delle loro azioni. Ma chi perdonerà noi se non impareremo dalle esperienze del passato e del presente per forgiare nuovi valori, stabilire nuovi rapporti, per far crescere un nuovo senso di rispetto per i sistemi naturali che ci mantengono in vita?
È terribile quello che un essere umano può infliggere a un altro essere umano, soprattutto nelle zone di guerra. Intere compagnie di soldati assalgono un villaggio, uccidono gli uomini e violentano le donne. Mi sono sentito colpevole. Non colpevole perché l'avessi fatto, ma colpevole perché sono un uomo. Non ho mai smesso di chiedermi, potrei mai arrivare a farlo anch'io. È solo uno spiraglio per penetrare nell'angolo più buio dell'animo umano e anche nella propria di anima. Sono le 3:05 di mattina. Gli altri stanno dormendo. Sorveglio il ghiacciaio. Prima se n'è staccato un pezzo là davanti, che si avvicina lentamente e ci gira attorno. Controllo che non si avvicini troppo alla barca, altrimenti devo svegliare Charles. Faccio il presentatore televisivo. Sono il primo dislessico a diventare presentatore. Ci troviamo di fronte alla banca delle sementi delle Svalbard. È qui che... Ci troviamo di fronte alla banca delle sementi delle Svalbard. È qui che, grazie alle proprietà del permafrost... Non davanti alla bocca, così. Così va bene. Perfetto. Ricomincia. Ci troviamo davanti alla banca delle sementi delle Svalbard. Grazie alle proprietà del permafrost, una zona che resta costantemente al di sotto dello zero, qui vengono conservate le sementi del mondo intero al fine di preservare la biodiversità. Perfect. Thank you, crazy man. Siamo qui per intervistare Sara, una geologa della regione che ci fornirà alcune informazioni supplementari sul permafrost. Chiedile come si chiama, cosa studia, cosa fa alle Svalbard. Le prime domande servono per mettere l'intervistato a proprio agio. Poi fai una domanda importante, usando solo una o due frasi. Se dice qualcosa di interessante e di nuovo per te, chiedile maggiori ragguagli. La definizione è semplice. Il permafrost è terreno ghiacciato a una temperatura di 0 gradi o anche meno che non scongela per 2 o più anni. Le Svalbard sono il posto ideale per studiare i cambiamenti climatici perché tutto si svolge a ritmo più veloce. I dati raccolti da quando sono qui indicano un costante aumento dello spessore dello strato attivo. Studio l'aumento della temperatura del permafrost. Cosa succede se si scioglie il permafrost? Lo scioglimento del permafrost potrebbe turbare interi ecosistemi e compromettere seriamente la stabilità delle costruzioni. Nel deposito globale di sementi delle Svalbard sono immagazzinate tutte le piante coltivate a rischio di estinzione. La conservazione di queste sementi è assicurata da questo edificio bunker, costruito nel permafrost. La situazione nel bunker si rivela piuttosto inquietante. La pioggia e l'acqua di disgelo sono penetrate nel locale delle sementi e minacciano le colture di importanza vitale. Se le cose continuano così, la popolazione locale sarà svantaggiata per l'aumento della quantità di pioggia anziché di neve. Anche la lunghezza delle stagioni sta cambiando. La stagione delle piogge dura più a lungo di quella della neve.
Nel punto in cui siamo ora, un anno fa, abbiamo dovuto invertire la rotta perché eravamo a 500 metri dal ghiacciaio. Questo significa che ora il ghiacciaio è molto, molto più lontano. Si è ritirato di 1 chilometro e mezzo. Sono scioccata. L'anno scorso hanno dovuto fermare la nave qui, a una distanza di sicurezza di 300 metri dal ghiacciaio. Ora il ghiacciaio dista pressappoco 2 chilometri più o meno. In un solo anno. Ci troviamo davanti al ghiacciaio Kongsfjord. Il panorama è mozzafiato con questi piccoli iceberg galleggianti. I ghiacciai che si vedono dietro di me, separati da quell'enorme roccia, formavano un unico ghiacciaio e questo dimostra quanto si sia ritirato il ghiaccio negli ultimi anni. E com'è il tuo rapporto con il tempo? È una domanda filosofica. Come viviamo il tempo che ci è concesso? Ognuno ha il suo tempo da vivere su questa terra. Nessuno sa quanto durerà la sua vita ed è giusto così. Le regole del gioco sono uguali per tutti. Per quanto mi riguarda, vorrei sfruttare bene questo tempo. Spero di essere in grado di fare la differenza. Anche quando lavoravo in televisione, il mio desiderio era quello di riuscire a cambiare le cose, grazie al mio lavoro. I nostri padri e la nostra generazione hanno sfruttato le risorse del pianeta, su questo non c'è dubbio. Ancora oggi il mondo viene sfruttato e distrutto in modo spregevole dall'avidità. Credo che il problema del cambiamento climatico rappresenti la sfida più grande per l'umanità per i prossimi 100-200 anni. Abbiamo cambiato notevolmente la nostra terra e dobbiamo prepararci a quello che succederà. Dobbiamo preparare i nostri figli a quello che succederà. Questo almeno glielo dobbiamo. Pensando a questa spedizione, che cosa ti interessa? Cosa vorresti fare? Fare dei post adesso e in seguito delle presentazioni, delle conferenze, non so. Mi piace ascoltarvi. Continuate a parlarne. Non riusciremo a trovare delle soluzioni durante questa spedizione. Se trovaste delle soluzioni ne sarei felice. Potrei morire in pace. Ma non credo che sarà possibile. Già solo il fatto di parlarne è importante. E vabbè, sono sempre le solite cose. Non importa se sono sempre le solite cose, è importante che se ne parli. È importante che chi si ritrova un pezzo di plastica in mano pensi accidenti, è un pezzo di plastica. Bisogna prima inculcare quest'idea nella testa della gente. Anche se la nostra generazione non è ancora pronta a questo cambiamento, bisogna iniziare a promuovere l'idea. È impensabile che grazie al nostro progetto tutti scendano in piazza per sostenere che è assolutamente necessario ridurre il CO2. Non funziona così. È chiaro che tutti lo vogliono, ma prima o poi bisogna pure iniziare. Perciò è importante insistere continuamente. Ma è impensabile che a causa nostra la gente accetti di vivere alle condizioni del secolo scorso.
Ny-Ålesund, giorno 16, lunedì 30 luglio. D'estate a Ny-Ålesund vivono fino a 200 ricercatori provenienti da 20 nazioni. Si occupano di chimica atmosferica, di geomagnetismo, di glaciologia e di riscaldamento globale. L'insediamento mi è piaciuto subito dopo il primo giro di perlustrazione. Mi batteva forte il cuore non appena ho avvistato dei gommoni e le stazioni di ricerca. Visto che a Ny-Ålesund sono stati creati strumenti di misurazione a scopo di ricerca, non posso utilizzare il cellulare, il wifi o la radio senza frequenze speciali. Ho l'accesso a internet tramite un cavo disponibile gratuitamente in una casetta di legno qui al porto. È esattamente questo che si propone di cambiare il Swiss Arctic Project, un team di giovani è in navigazione nel circolo polare artico e riferisce sui social media sugli effetti del cambiamento climatico. Da quanto abbiamo potuto constatare, la situazione è precaria. La San Gottardo è salpata verso nuovi lidi, verso le colonie di trichechi. Come mai questi animali siano incalzati dal cambiamento climatico ve lo spieghiamo la prossima settimana. Bene, molto bene. Hai postato tutto? Tutto fatto. Abbiamo inoltre avuto la possibilità di intrattenerci con alcuni ricercatori e siamo riusciti a intavolare discussioni entusiasmanti sul cambiamento climatico. Negli ultimi 30 anni il professor Lunen ha studiato il corso migratorio delle oche delle Svalbard. È testimone dell'adattamento di questi animali alle temperature in aumento. Nella stagione calda gli stormi giungono in anticipo nell'arcipelago. Non si tratta solo di capire il comportamento delle oche, ma anche di osservare le piante di cui si nutrono, i loro predatori, la volpe artica e l'orso polare, per capire come funziona il sistema, quali sono gli elementi sensibili. D'inverno le temperature si situano talvolta sopra lo zero e piove molto. La pioggia cade sul suolo e gela il giorno dopo, formando uno strato di ghiaccio sulla tundra. D'inverno arrivano le renne, che non riescono a sopravvivere per mancanza di nutrimento e muoiono in massa. La volpe artica, che se ne nutre, trova così cibo in abbondanza ed d'estate il numero di esemplari cresce. La volpe artica inoltre si nutre di giovani oche. È complicato. In pratica, la condizione delle renne influisce sulla popolazione delle oche. Ai margini dell'insediamento di Ny-Ålesund, Martin studia le oche, le misura, le censisce e in seguito le rilascia nella natura per raccogliere i dati sul loro comportamento. Metal CA48. In questo modo misuro le loro dimensioni. Qui si vede il cambiamento climatico dal vivo. I cambiamenti sono palesi. A parte le temperature che salgono, ci sono piogge, frane, valanghe. Eventi del tutto imprevedibili, eventi rovinosi che si verificano a causa del cambiamento climatico. Ci saranno molti perdenti su questa terra. È importante fare qualcosa, ma non bisogna iniziare a gestire il problema da qui, bensì a casa vostra. Questa consapevolezza è fondamentale. La cosa bella dell'Artico è che è il posto giusto per rendersene conto. Grazie alla sua conoscenza dell'ecologia e dei cicli naturali, Martin ci ha presentato la tessera mancante nel mosaico della nostra missione.
Come le oche, anche noi siamo legati e guidati dal nostro ambiente e dal nostro comportamento nei suoi confronti. E proprio come le oche, dobbiamo seguire il nostro istinto per navigare attraverso un clima in rapido cambiamento, un passo dopo l'altro, verso un mondo sempre più imprevedibile. Ti senti vecchio? Sono vecchio. Ho più di 60 anni e mi sento bene. Non vorrei ritornare giovane. Ho vissuto bene e credo che ogni età abbia i suoi lati positivi e negativi. Sento che il mio corpo non mi segue più come vorrei. Se questo significa invecchiare, allora invecchio, ma non ho problemi in questo senso. Abbiamo avuto 4 figli nostri e ogni tanto avevamo 2 bambini in affidamento. È stato un bel periodo, con tutti quei giovani che giravano per casa. Ora se ne sono andati tutti e la casa è vuota, davvero vuota. Quello trascorso sulla nave mi ricorda vagamente il periodo in cui in casa c'erano tutti quei bambini. È bello lavorare insieme. A chi piace il whisky? È un'altra generazione, me ne rendo conto. I giovani hanno altre priorità. Oggi se ne vanno e questo devo accettarlo. Sono entusiasta dell'esperienza che ho fatto con questo gruppo. È stato bello lavorare con loro. Giorno 21, lunedì 6 agosto 2018. Lentamente il nostro viaggio volge al termine. Ho visto e vissuto esperienze straordinarie e istruttive. Questo viaggio mi ha cambiata completamente e mi ha fatto riflettere. Le condizioni climatiche diventano sempre più estreme, i ghiacciai scompaiono e gli animali lottano per la loro sopravvivenza. Oserei dire che è nell'istinto dell'uomo proteggere le cose che ama e che, grazie a questo viaggio, si è messo in moto dentro di me questo processo.